Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere l'integrale della funzione esponenziale. Per risolvere bene gli esercizi sugli integrali vi ricordo che è importante conoscere bene le derivate, quindi se non l'avete ancora fatto vi invito a guardare la mia playlist derivate di funzione. Dopo aver visto quei video vedrete che sarà molto più facile risolvere gli esercizi sugli integrali. La formula dell'esponenziale è questo: l'integrale di e alla x è molto semplice, è e alla x stesso, mentre l'integrale di a alla x, dove a è un numero, è alla x fratto ln di a. Vediamo subito un esercizio. Supponiamo di avere un integrale di questo tipo. L'integrale di 2e alla x, la regola mi dice che è esattamente uguale, quindi lo ricopio. L'integrale di 5 alla x, la regola mi dice che devo fare 5 alla x fratto ln di 5. 7 alla x, la regola mi dice che devo fare 7 alla x fratto ln di 7. L'integrale di 1/4 alla x allo stesso modo è sempre del tipo a alla x, quindi sarà 1/4 alla x ln di 1/4. 1 alla x si può anche omettere, quindi 1/4 alla x, ecco perché è rimasto solo 4 alla x, e ln di 1/4. Ricordiamoci sempre di mettere il più c alla fine dell'esercizio. A questo punto andiamo a fare un esercizio più difficile. Andiamo a vedere la formula per l'integrale della funzione esponenziale ma composta. Come vedete la regola per l'integrale è molto simile, perché prima avevo e alla x, ora ho e alla f di x per la sua derivata prima, e la regola mi dice che la primitiva di questo integrale è proprio e alla f, poi non è più e alla x. Allo stesso modo non ho più a alla x, ma ho a alla qualcosa, dove qualcosa è una funzione, e davanti ho moltiplicata la sua derivata prima. Ecco, quando capita così, allora la regola mi dice che la primitiva è a alla funzione fratto ln di a, così come prima era a alla x e fratto ln di a era anche prima così. Andiamo a vedere subito un esercizio. Supponiamo di avere un integrale di questo tipo. Il primo termine, se guardate bene, è e alla qualcosa, quindi non più e alla x come prima, ma e alla funzione. Quindi dobbiamo chiederci se ho la derivata prima qui davanti. La derivata dell'esponente è 4, porto davanti, e abbasso di grado, quindi x alla terza. Qua invece c'ho, se porto davanti 2 per 2, 4, e abbasso di grado x. Qui in piccolo vi ho messo la derivata dell'esponente. Come potete vedere è molto simile a quello che ho qui davanti, ma manca un bel 4 che moltiplica i due termini. Quindi possiamo giocare con i numeri e aggiungere e togliere quello che ci manca. Quindi a noi ci manca un 4, 4 e 4 se ne vanno, quindi l'integrale rimane come quello di partenza. Quindi ho fatto questo giochetto dei numeri, ma l'integrale non è cambiato, è rimasto come prima. In questo modo, scrivendolo così, otteniamo esattamente la derivata prima dell'esponente. Per cui posso applicare la formula e quindi l'integrale di questo primo termine è e alla funzione, e devo ricordarmi di scrivere questo 1/4. Allo stesso modo qui ho 7 non più alla x, ma 7 alla qualcosa, dove qualcosa è una funzione. Mi devo chiedere se ho davanti la derivata dell'esponente. La derivata di x alla seconda è 2x, perché 2 lo porto davanti e abbasso di grado. Quindi la risposta è sì, quindi possiamo applicare questa formula. Quindi devo ricopiare 7 alla x alla seconda, come è scritto qui, e devo dividere per ln di 7. Di nuovo, qui ho 4 alla qualcosa, quindi non più 4 alla x, ma 4 alla funzione. Davanti ho la derivata di sen x? Sì, perché la derivata di seno è cos, e quindi il meno lo ricopio e poi devo scrivere 4 alla funzione fratto ln di 4. Ora tocca a te, questi sono gli esercizi che ti ho preparato per allenarti. Fai una gara con un tuo amico o una tua amica. Impostate il cronometro a 5 minuti e cercate di fare più esercizi possibili. Chi vince dei due? Allora, com'è andata? Quanti esercizi sei riuscito a fare in 5 minuti? Scrivimi in chat e fammelo sapere. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi video, e ricorda che se stai studiando per un compito in classe puoi utilizzare le mie playlist per andare a vedere i video specifici dell'argomento che ti interessa. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Io sarò la tua coach e ti allenerò negli esercizi per prepararti ogni volta a dare sempre di più. Ci vediamo al prossimo video.